Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati nel nostro spazio di consapevolezza di yoga sciamanico. Oggi invece vi ho fatto vedere come prepararsi all'incontro con il vostro amante mistico prima di andare a dormire e adesso vi farò vedere come prepararsi alla conoscenza dell'attimo presente quando ti svegli per tutta la giornata. Allora, utilizzeremo il libro Un minuto al giorno della mia maestra yoga sciamanico Selene Cannoni Williams per illustrarvi quello che faccio io appena mi sveglio per essere sicura e certa di stare nella conoscenza dell'attimo presente tutto il giorno. Allora, questa è una meditazione in movimento, perché come vi dico sempre la meditazione è un'attenzione cosciente a quello che vivi durante la giornata, come se fosse sempre tutta un'esperienza, non come se, è tutta un'esperienza spirituale, perché tutto ciò che ci accade durante la giornata è un simbolo. La realtà è un'immagine simbolica del divino. E quindi tutto ciò che ci capita sono simboli per riconnetterci alla nostra essenza divina. E allora, per essere certi che stai compiendo la tua missione quotidiana, oggi faremo appena svegli, cioè vi mostrerò come si fa appena svegli, la meditazione in movimento. E lo yoga sciamanico è meditazione in movimento. Perché? Perché se non convinci il corpo, in questa società in cui stiamo tutti nella mente, le tue credenze limitanti si ripercuotono, alimentando lo stesso karma. Quindi pronunceremo un mantra che veicolerà il messaggio alle cellule. Veicola cosa? Il comando di superare i limiti delle credenze dell'analisi mentale, no? Che invece bloccano l'azione, perché l'analisi è il pensare sul dover fare, quello blocca l'azione. E quindi questa è la pratica che ti consente di stare nella conoscenza dell'attimo presente, che è la vera conoscenza. E come dice Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, dice: compi l'opera che ti è stata affidata, perché l'azione è infinitamente superiore alla non azione. Cioè noi ci incarniamo per stare nell'azione, la vita è stare nell'azione. Quindi agire, ma agire in che stato? Nello stato della non mente, senza analizzare, senza pensare, senza riflettere. E questa è la conoscenza dell'attimo presente, cioè lo sai quando lo fai, non lo sai prima. Ma ve ne parlo spesso nei video, no? Che mi succede spesso quella cosa, quando sto per registrarvi un video, sistemo tutto, la scrivania, i tarocchi, gli oracoli, a un certo punto devo lavare a terra. La conoscenza dell'attimo presente, lo sai quando lo fai, poi vi faccio il video, però è la conoscenza proprio dell'attimo presente, che non significa cambiare idea, attenzione, significa vivere nella conoscenza dell'attimo presente, senza pensarci, che poi la potremmo anche ricondurre a cambiare idea, sì, ma è l'idea giusta, perché sta nella conoscenza dell'attimo presente. Quindi l'azione nella conoscenza dell'attimo presente è lo stato che non accumula karma, non produce karma. Perché? Perché questa cosa? Perché se tu ci pensi, noi abbiamo il karma. Che cos'è? Il karma è l'insieme delle paure, delle resistenze, degli attaccamenti che ci portiamo dietro di vita in vita, di apparizione a apparizione, diremo meglio sulla terra, di vita in vita ci portiamo resistenze, paure e attaccamenti. Bene. Gli eventi cosa sono? Gli eventi ti mettono in scena quelle paure e quelle resistenze che hai affinché tu li possa superare. E quindi quando stiamo nella mente, nell'analisi, noi accumuliamo karma, accumuliamo resistenza, accumuliamo attaccamento, accumuliamo paura. Quindi la paura, questa è una pratica che ti permette di non avere paura dell'agire e quindi sciogliere karma e non accumularlo. Quindi questa è l'azione che parte dalla non mente.
E quindi l'azione, che azione è questa? È l'azione del cuore. È l'istinto risvegliato, come direbbe il grande maestro Sri Aurobindo, che non produce karma. E proprio perché non produce karma è l'azione che vince, cioè l'azione vincente, perché è un'azione dell'anima. E l'altro giorno ho rivisto un bellissimo film, me lo sono messo apposta, L'ultimo samurai, molti di voi l'avranno già visto, con Tom Cruise, no? E quando gli insegnavano a combattere i samurai, no? Allora lui sbaglia sempre, poi inizia a entrare nell'ottica, nella filosofia samuraiana, diciamo, la filosofia samuraiana del villaggio dei grandi maestri. E quando si trova a combattere, a un certo punto lo stavano sconfiggendo e si ricorda di quello che gli avevano detto i maestri. Ricordati, non mente, non usare la mente, e sconfigge 5 persone da solo. Ecco, anche Selene ci fa un esempio nello yoga sciamanico simile, no? E ci dice, se il samurai pensa prima di fare l'azione, è già morto. Se per esempio il samurai pensa il mio avversario è debole di sinistra, allora lo colpisco a destra. Cioè, scusami, il mio avversario è debole di sinistra, allora lo colpisco a sinistra. Quindi, che cosa succede a quel punto se stai pensando? Che perdi di vista l'insieme, sei già morto. È come se il samurai deve sferrare il colpo senza pensarlo prima, cioè deve agire con la conoscenza dell'attimo presente. Proprio come Tom Cruise nel film L'ultimo samurai. Quindi il samurai conosce il colpo e sferra il colpo, ma non lo pensa prima. Quindi non compie il processo di analisi, di giudizio, mi spiego, sta nella non mente, cioè nella conoscenza dell'attimo presente. Quindi bisogna agire e non astenersi dall'azione per paura, ma agire senza giudizio, altrimenti l'azione accumula karma. Perché se non agisci, ribadiamo, alimenti, non agisci perché? No, è troppo difficile, no, avrò paura, no, c'ho paura, non so se accumuliamo karma, cosa che già abbiamo, grazie a Dio abbiamo un bel po' di karma. Quindi agiamo per il non karma. E come si fa questa cosa? Ecco, bisogna tutti i giorni comprendere che la vita è uno stato meditativo per vincere, proprio come nel film L'ultimo samurai. Quel film me lo sono rivisto l'altro giorno di proposito perché lo vedrei 100 altre volte, è come se fosse sempre nuovo, perché c'è un grande insegnamento in quel film. E allora bisogna mettere un'attenzione cosciente quotidiana. La meditazione è vita, la meditazione, tutta la vita è meditazione. Affinché tu possa avere una vita creativa, ispirata dal cuore. Ecco, questa meditazione che vi faccio vedere oggi ti permette di stare proprio nello stato della non mente, nella conoscenza dell'attimo presente. Quindi uscire dalla mente razionale e aprirti alla mente poetica, che è la mente animata dalla conoscenza dell'attimo presente, mi spiego? Ok. Quindi io faccio questo appena mi sveglio. Allora vi illustro qual è il mantra e la pratica. Allora, il mantra numero 322. Shrim Paramesvari Svaha. Shrim Paramesvari Svaha. Shrim Paramesvari Svaha. Si legge così come è scritto. Allora, questo mantra lo pronunci girando su te stesso. Io lo faccio appena mi alzo dal letto, faccio questo. Girando su te stesso. Cosa succede? Lentamente girando su te stesso. E tu vedi che girando su te stesso riesci a lasciare andare la mente razionale. Cioè tu prova a farlo e vedi che non riesci a pensare mentre giri su te stesso. Quindi hai proprio la sensazione provata.
Quindi, allora, fai lentissimamente 3 giri su te stessa. Io solitamente appena mi alzo pronuncio il mantra Shrim Paramesvari Svaha, Shrim Paramesvari Svaha, appena prima di iniziare il giro, ok? Inizialmente me lo sono scritto sul comodino, così me lo ricordavo appena sveglia. Allora pronuncia Shrim Paramesvari Svaha e fai 3 giri su te stessa. Conclusi i 3 giri, metti le mani in preghiera e lasciamo che le vertigini che stai provando, perché ti verranno le vertigini, scendano dolcemente nella terra e decidi di stare quel giorno nell'azione. Allora, al termine dei 3 giri, ripronuncia il mantra Shrim Paramesvari Svaha. Lo puoi pronunciare quante volte vuoi. Vedi il tuo corpo cosa ti chiede, perché il tuo corpo, stiamo nella conoscenza dell'attimo presente, dell'azione del corpo. Vedi il corpo, a me piace pronunciarlo, proprio mi piace pronunciarlo. Significa che il suono del mantra, le mie cellule godono di quella cosa, no? Quindi metti le mani giunte a preghiera e decidi intenzionalmente di stare nell'azione, ok? Quando alla fine dei 3 giri, è molto più facile a farlo che a dirvelo, alla fine dei 3 giri con le mani giunte in preghiera che decidi, prendi ferma risoluzione, io prendo ferma risoluzione di stare nell'azione, chiudi gli occhi, perché i giri li fai ad occhi aperti, no? Chiudi gli occhi e prendo ferma risoluzione di stare nell'azione e ad occhi chiusi porta gli occhi in alto, va bene? Mentre c'hai gli occhi chiusi, porta gli occhi in alto e senti l'entusiasmo dell'azione, va bene? Tutta la giornata poi ricordati di quella sensazione, di quella vertigine, di quella sensazione che hai avuto di vertigine appena l'hai fatto, che scende nella terra, e senti riecheggiare il mantra dentro di te. Cioè, voi lo fate, avete una cosa pazzesca. Io quando ogni tanto, io lo faccio anche poi durante il pomeriggio, dipende, poi dopo un po' che inizi a sentire, a praticare, no? Senti a un certo punto un'ispirazione. Dobbiamo vivere una vita ispirata e quindi man mano che fai le pratiche ti verrà di ispirazione sempre di più fare delle cose che senti, no? Allora mi succede a volte il pomeriggio che a un certo punto sto iniziando a pensare troppo, mi rifaccio il mantra Shrim Paramesvari Svaha e mi giro su me stessa, ok? Mi giro su me stessa e a un certo punto inizio a fare cose che non sai da dove ti viene quella forza, quell'entusiasmo di fare quella cosa, perché riattivi il mantra. A volte te lo devi ricordare, devi riattivarlo. E spesso la mente razionale giudica la vertigine come qualcosa di negativo, no? Ma la vertigine è una cosa positiva, perché ti permette di stare nel corpo e quindi nell'azione. E in questo sistema dove dilaga la mente si accumula karma, perché stiamo tutti nella mente. Quindi si accumula karma di continuo e il corpo genera problematiche di tutti i tipi. Perché il corpo è ciò che detta l'azione, invece stiamo tutti nella mente. E questo è un sistema che ci insegna che tutto ciò che ti fa uscire dalla mente razionale è negativo. Quindi usiamo tutto ciò che ci fa uscire dalla mente razionale, come la meditazione, come la vertigine. Quindi in questo caso è proprio la vertigine che ti permette di stare nella coscienza ampliata, dove la mente razionale perde il suo controllo. Provate e vedete cosa succede, è una cosa micidiale. Quindi, ragazze mie e ragazzi, io anche per oggi concludo qui, vi abbraccio fortissimo dal profondo della mia anima, vi dico grazie di aver scelto la gioia, perché quella è la tua meta.
Detto questo, io ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua! Ragazzi miei ragazzi, vi mostro come si fa. Potete anche fare un solo giro su voi stessi o su voi stessi, io ne faccio 3, così per stare tranquilli. Poi magari durante il pomeriggio ne faccio solo 1, vedete come sentite, va bene? Inizio pronunciando il mantra. Shri Paramesvari Svaha. Muovo molto lentamente, molto lentamente. Shrim Paramesvari Svaha. Shrim Paramesvari Svaha. Shrim Paramesvari Svaha. Metto le mani giunte in preghiera, chiudo gli occhi, prendo ferma risoluzione di stare nell'azione. Sento la vertigine scivolarmi addosso, entrare nella terra. Con le palpebre chiuse porto gli occhi in cielo. Sento leggermente tremare le palpebre. Sento l'entusiasmo dell'azione, sento la fede, sento la gratitudine dello stare nell'azione. Prendo un profondo respiro e ringrazio. Questo, ragazzi miei, è la pratica, molto più semplice a farsi che a dirsi. Ciao ragazzi miei ragazzi! Mua!